Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Il progetto di oggi è realizzare un amperometro sui 60 ampere portatile che non abbia bisogno, diciamo, di un'alimentazione esterna. È molto facile farli con amperometri che si trovano sul mercato cinese e che funzionano anche bene e sono anche digitali. Il problema di questi amperometri sostanzialmente sono due. Uno è che hanno bisogno dell'alimentazione e sicché praticamente o abbiamo un alimentatore dietro se lo vogliamo usare all'esterno, oppure non possiamo usarlo. L'altro problema è che di solito questi amperometri, come potete vedere, lavorano sul negativo, mentre è molto più comodo usare un amperometro che si mette sul polo positivo. Esempio, se vogliamo misurare l'assorbimento di un qualsiasi oggetto che è posto su una barca o su una macchina, per lavorare con il negativo, alla fine non è che si può scollegare tutti i negativi della macchina per fare diciamo una prova, mentre con un amperometro che lavora normalmente sul positivo come quasi tutti quelli europei, basta scollegare il polo positivo e metterlo in serie al nostro carico e leggerà. Quello che voglio fare è un amperometro che sfrutterà anche uno strumento analogico, ma che ha la possibilità di mettere un qualsiasi tester posto in modalità millivolts e leggerà direttamente i millivolts, cioè ogni millivolts sarà un ampere. Per fare questo semplicemente userò uno shunt o shunt, come diremmo noi in Italia, da 60 ampere 60 millivolts. Praticamente quando qua colleghiamo il carico in serie al carico, ovviamente, quando scorreranno dentro questo shunt 60 ampere, ci troveremo su queste due piccole vitine di rame 60 millivolts. Questo vuol dire che ci tornerà molto comodo montarci, collegarci insomma un tester sulla portata milliampere e leggeremo praticamente, se sono 10 ampere di assorbimento, 10 millivolts e così via, se sono 20 ampere, 20 millivolts. In questa maniera avremo un apparecchio che possiamo portare dietro e non serve l'alimentazione. Il tester comunque sia dietro ce l'abbiamo sempre e possiamo avere un bel carico, perché 60 ampere sono un bel carico, senza grossi problemi. Anche perché tanti tester di solito arrivano a 5-10 ampere, alcuni fanno anche 20 ampere, ma sono 20 ampere che se io ci metto 20 ampere e ce lo lascio un quarto d'ora, 20 minuti, si fonde lo strumento perché non sono adatti, mentre invece usando uno shunt, diciamo, di questa portata, lo posso tenere a servizio continuo, sicché non mi darà nessun problema. Per questo progetto userò questo amperometro che, anche se usato, andrà bene per il nostro scopo, andrà smontato, gli andrà rifatta poi la scala nuova e andrà pulito, perché magari così è bruttino. Ora dissalderò i fili all'interno in maniera da poter togliere la parte dello strumento.
sono fili molto 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 fini e ora dovrebbe venire via. Ecco qua, questo è lo strumento bobina mobile che metteremo da una parte senza rovinarlo, perché sono molto molto delicati, e procederemo a pulire la scatola che è sporca con la pulitrice a ultrasuoni. Nella stessa maniera faremo con la parte in plexiglass e poi cercheremo anche di togliergli qualche graffio. Inseriremo ora sia la base dello strumento sia la parte in plexiglass nella macchina ad ultrasuoni che pulirà perfettamente i pezzi. Ecco fatto, la macchina del lavaggio a ultrasuoni ha fatto il suo dovere, la custodia è venuta bella pulita, così come è venuta bella pulita anche la mascherina che era tutta sporca. L'unica cosa, come vedete, la mascherina c'è qualche graffio, cercheremo di rimuoverlo dal plexiglass con un po' di Sidol. Il Sidol di solito è nato per altri scopi, per pulire l'ottone e compagnia cantante, però essendo un prodotto leggermente abrasivo ma non troppo abrasivo, torna bene per fare la pulizia del plexiglass. Ora proviamo, vediamo quello che viene fuori. Vediamo se riusciamo con un po' di olio di gomito a far sì che la maggioranza perlomeno dei graffi se ne vada e la mascherina rimanga più bellina, anche se lo strumento è vecchio, perché questo è uno strumento degli anni 80. Ce ne diamo ancora un altro pochino, ci vuole un po' di olio di gomito che bisogna un pochino passarci bene e vediamo se alla fine abbiamo risolto o se c'è stato perlomeno qualche miglioramento. Direi che nel punto dove abbiamo pulito perlomeno i graffi grossi se ne sono andati. Prima di stare a lavorare con Photoshop e rifare la scala completamente da appiccicare sopra, proviamo a fare come si faceva una volta quando non c'era Photoshop. Praticamente con un piccolo cutter, con un piccolo taglierino, si rimuovono strusciando pianissimo senza lasciare righe sotto le scritte che sono verniciate sopra. Sono verniciate ma non in maniera profonda, sicché di solito vengono via. Poi dovrei avere sempre qualche trasferibile, proverò a farla con i trasferibili. Se la cosa non riesce, passeremo a rifare la scala con Photoshop e via, e la appiccicheremo sopra a questa. Però così farei, diciamo, molto prima, e l'uso
sarebbe quello. Ora proseguo, così non vi sto annoiando, non vi annoierò anzi, e poi vi faccio vedere il risultato, se è venuto bene o se non viene. Ecco fatto, la rimozione dei numeri mi sembra che sia venuta piuttosto bene, e ora proviamo a vedere se i trasferibili, essendo vecchi, attaccano sempre, e se attaccano sempre con poco risolviamo. I trasferibili li ho attaccati, non è un lavoro venuto bene magari come se l'avessi fatto con Photoshop, ma mi sembra, per l'uso che ne dobbiamo fare, che può, diciamo, andare bene. Per chi non li conoscesse, perché è ancora giovane, i trasferibili sono questi, che esistevano una volta e ora sembra che non si trovano più. Praticamente si struscia con la matita e dall'altra parte si appiccicano sul supporto che li vogliamo mettere. Lo strumento a questo punto è chiuso, con la sua scala ormai diventata 60 A, e proseguiremo con la realizzazione del progetto. Vi spiego brevemente il funzionamento del circuito che andremo a fare. Questo è lo strumento. Qui ho fatto un disegnino brutto, ma insomma è un disegnino dove questo strumento arriverà a fondo scala 60 A quando nella bobina dello strumento stesso ci passeranno 60 millivolts. In realtà è un amperometro, però è un volmetro che con 60 millivolts arriva a fondo scala. Se mettessimo direttamente il carico ai morsetti dello strumento, un carico da 60 A, otterremo solo che lo strumento si brucia immediatamente, praticamente, perché non è adatto. È uno strumento adatto a funzionare con uno shunt. Lo shunt è questo. Praticamente è una resistenza. Di solito il materiale che è fatto è costantana. Ora non lo so questo se è solo la barretta di costantana, questo sicuramente non è costantana. Sono fatti di solito comunque di costantana perché non varia la resistività all'aumentare della temperatura, o perlomeno varia di molto poco. Noi faremo scorrere la corrente attraverso questo, attraverso lo shunt, e passerà attraverso il carico e attraverso il negativo se ne torna, diciamo, dove deve andare. Quando qua scorre una certa corrente, mettiamo 20 A, in realtà ai capi di queste vitine qui ci sono 20 millivolts. Quando ce ne sarà 60 ampere ci saranno 60 millivolts. Praticamente il carico lo collegheremo che passa da qui, cioè qui, esce di qua, qui ci arriva il positivo, qui, di qua esce e va il carico e poi va al negativo, dal carico va al negativo. Queste due vitine qui verranno semplicemente collegate allo strumento, cioè alle due vitine dello strumento. Morale della favola: quando qui avremo 60 ampere, qui avremo 60 millivolts. Quando qui scorrerà 60 ampere, qui avremo 60 millivolts che le manderà allo strumento e andrà a fondo scala. Lo stesso 50 ampere, 50 millivolts, si fermerà su 50 e così via. Spero nella mia cattiva spiegazione di essere stato abbastanza chiaro. Farò un pannellino adatto e metterò tutto lo strumento dentro questa scatolina fatta a leggio, si chiama, che è leggermente inclinata. Vediamo
se viene fuori una cosa carina, ma più che altro utile per i nostri scopi. Allora il laser sta incidendo in questo momento e dopo passeremo al taglio del pannellino che stiamo facendo per lo strumento. Ecco, adesso il laser eseguirà i fori e il taglio del pannellino preciso, a misura come ci si vuole a noi. Il bello del laser è che può fare sia fori che tagli quadrati e ci leva, diciamo, qualsiasi problema di dover fare a mano e forare a mano il pannello, che è più complicato e più noioso oltretutto. Il nostro pannellino è finito. Non resta poi che montarci i componenti. Ho preparato 2 spezzoni di cavo lunghi circa una decina di centimetri con del cavo da 6 mm che basta essendo corto, e ora li crimpo con questa crimpatrice professionale, ma poi li salderemo anche in maniera di essere più tranquilli. Vediamo se... Ho messo un pezzettino di carta tra la pinza che tiene il morsetto e il morsetto stesso per far sì che non venga dissipato il calore dal morsetto alla pinzetta, che porterebbe via calore. Ora sto aggiungendo un pochino di stagno qui dietro al saldatore in maniera che aumenti la superficie di contatto e scaldi prima il pezzo. Ora da questo buchino qui, quando inizierà a sciogliersi, si riempirà praticamente tutto di stagno e sarà a quel punto sarà saldato. Se non ci piace poi la saldatura che viene semplicemente da questo buchino, lo giriamo e lo facciamo anche dall'altra parte, che alle volte il buchino così si riempie. Ovviamente un cavo, oltre che crimpato, anche saldato, ha più superficie di contatto e è più sicuro. Considerando che ci scorrerà diversi ampere, è bene essere tranquilli. Non c'è rimasto dentro molto spazio per lo stagno, perché fra il rame e il terminale, che è bene strizzato, lo spazio è poco, non è ci andrà tantissimo stagno. Comunque quello che ci andrà farà sì che sia un ottimo contatto e noi stiamo tranquilli quando facciamo poi le prove. Siamo sicuri che non scalda per falsi contatti, diciamo, per poco contatto. Ecco, praticamente è pieno. Si è riempito tutto e lo lasciamo raffreddare un attimino, ve lo faccio vedere più da vicino. E io direi che il terminale è a posto, poi gli mettiamo la guaina autorestringente.
vediamo, ecco, è praticamente tutto riempito di stagno. Ora ci mettiamo un pochino di guaina autorestringente in maniera che sia anche un pochino più carino. Da una parte e ora lo facciamo anche dall'altra. Ecco fatto. Per non tediarvi troppo con operazioni che poi potrebbero essere noiose, ho già fissato lo shunt, ci ho collegato i fili che poi andranno sia al microamperometro che all'uscita del multimetro digitale tramite questo commutatore. L'ho fissato con delle fascettine di gomma in maniera che stia lì fermo e non dia noia, si possa chiudere quella scatola, e praticamente quando sarà terminato, se riesco, ecco, quando sarà terminato sarà un oggettino così, dove qua attaccheremo praticamente ci faremo passare il carico, lo potremo misurare o direttamente con questo amperometro fino a 60 ampere, se vogliamo una misura più precisa lo spostiamo su e metteremo il multimetro digitale e leggeremo i millivolts sul multimetro digitale. Come ho già detto, un millivolts corrisponde a un ampere, sicché 10 millivolts e 10 ampere, eccetera eccetera. Ecco qua, finiamo il montaggio dell'apparecchio. Ovviamente qui vedete anche praticamente lo strumento digitale, che possiamo escludere e fare lo stesso, tutto il circuito che abbiamo fatto, solamente per attaccare un tester qui sulla portata millivolmetro. Io avevo questo, mi poteva far comodo per le misure grossolane, ce l'ho messo dentro. Queste qui sono due belle boccole da 63 ampere che ho preso all'RS, made in Germany, certificate per 63 amperes, che dovrebbero essere più che sufficienti per il nostro scopo. Allora, praticamente, diciamo, la parte di saldatura, fili saldati per non annoiarvi troppo, ho già saldati, e sicché non rimane che finire i collegamenti, dove ho messo le viti, eccole qua, finire i collegamenti dell'apparecchio, chiuderlo e poi lo proviamo insieme e vediamo quello che è venuto fuori. Ecco qua. Allora, cominciamo a mettere i cavi dove vanno. Non ho fatto le saldature, diciamo, insieme con voi, perché tanto veniva fuori che, come succede ora, ci finiscono le mie mani davanti e non vedete niente o vedete poco, magari diventa anche noioso. Così invece facciamo presto, vi annoio poco e proseguiamo
per la prova, che sarà sicuramente più interessante. Scappata una rondella, ora va ripresa. Ovviamente è birbante questa rondella che scappa. Ho isolato terminali con, ce la farò, ho isolato i terminali con della guaina termorestringente, così anche per estetica. Vediamo se di qui a domani riesco a mettere questa vite noiosa che non entra. Ecco qua il negativo del digitale, il positivo del digitale, e funzionerà tutto tramite poi questo commutatore che sceglierò se fare andare lo strumento analogico o quello digitale. Ora lo stringo, scusate le mani, sempre davanti. Stringo anche questo, e se la mano nonostante cerchi di non mettere le mani davanti, poi troverò il verso per fare magari dei video dove non ci sono sempre le mie mani davanti. Ora lo possiamo chiudere. Chiuso. Ci mettiamo le sue vitine. Un'altra vitina, questa è più dura. Ora cerco 4 piedini da mettere lì, non scappate, state ancora lì. Ci mettiamo 4 piedini di gomma. In maniera che non scivoli. Il nostro strumento è pronto per, eccolo qua, lo centriamo, è pronto per la prova. E ora pulisco il banco, ci tolgo tutto il caos che c'è un attimino di sopra, lo proviamo insieme. Ecco, siamo pronti, abbiamo collegato tutto e stiamo usando un alimentatore della Vaeco che è anche un caricabatterie, che fornisce una tensione fissa ma che però può erogare fino a 45 A, che noi per sicurezza non le andremo poi a sfruttare tutti, perché non vogliamo cadaveri sulla coscienza. Per fare la prova useremo questo multimetro dell'HP, il 34401, e sotto il carico fittizio. Ecco fatto. Come vedete segna 9,96 A, che sono 134 watt,
invece che 10 A segna 9,96 A. Sicché diciamo che la precisione per quello che ci serve a noi è più che ottima. Ora passiamo a vedere lo strumento analogico se segna la stessa cosa. Questo è lo strumento analogico. Mettendo su analogico esclude il digitale, va solo con l'analogico, in maniera che se non volessi collegarci un multimetro digitale posso, per le misure grossolane, usare solamente questo qui e basta. Ora portiamo la corrente a 15 A, 12, 13, 14, 15, 15. Ora stiamo andando sempre con lo strumento analogico che segna 15, spostiamolo su digitale sicché a quel punto lì va solamente il multimetro e sono 14,95, sicché 14,95 A, come ripeto, la precisione più che sufficiente per le misure in grossa potenza che sono su cose grossolane, diciamo, non è che ci serve la precisione estrema. Se vogliamo possiamo, come ho già detto, limare un pochino lo shunt, portarlo e adattarlo a essere praticamente preciso. Ora collegheremo, stacco il tutto e ci colleghiamo un carico anche con delle lampade per non sovraccaricare il carico fittizio, perché non mi piace sovraccaricare gli strumenti, e vediamo di portarlo intorno a 20-30 A e vedere come funziona la cosa. Un attimino e torno. Ho messo delle lampade, il carico fittizio praticamente degli anni 80, degli anni 70, dove non c'erano carichi elettronici, praticamente si usava delle lampade per provare degli alimentatori. Quelle sono lampade a 12 volts di vari wattaggi e faranno il carico di quell'alimentatore lì. Ora mi avvicino, l'accendo, se trovo, eccolo qua, ecco è partita la prima lampada e sono 8 ampere praticamente. Non segna ovviamente quello analogico perché è staccato. Accendiamone un'altra, si va. Ho usato questo multimetro piccolino cinese perché non è detto che bisogna avere per forza un multimetro dell'HP per fare la misura, va bene qualsiasi millivolmetro, funziona tranquillamente. Siamo a 17, siamo a 26 ampere, ora si vede male perché la luce ovviamente dà anche noia. Se commutiamo sul digitale, eccoci qua, 26 e qualcosa, e poi accendiamo tutto, andiamo a leggere, praticamente sono 31,67, 31,65, le lampadine scaldano, sicché sta praticamente calando un attimino, comunque 31 ampere diciamo, e lo stesso l'apparecchio si ferma più o meno su 30 e qualcosa. Quello analogico che ovviamente è molto preciso. Così, che è molto, quello analogico che ovviamente è molto meno preciso. Vedete che segna qui 31 ampere, se io commuto sull'analogico segna poco più di 30 ampere, fra 30 e 35, e ovviamente è meno preciso quello analogico, sicché è normale. Comunque, trascurando la parte analogica, che per il lavoro, se lo volete fare voi, che non c'entra niente, se avreste messo solamente lo shunt con il multimetro digitale, potete leggere con un multimetro 31 ampere e tenerlo per il tempo che volete, diciamo. Che se invece attaccate i famosi 20 ampere che alcuni multimetri reggono, tipo questo, ce l'attaccate, dopo 10 minuti è fuso, perché c'è uno shunt piccolissimo, non grosso come quello.
Una cosa importante, ora spengo, una cosa importante è che dovete scegliere lo shunt in base al fondo scala che volete. Questo è uno shunt da 60 mV, 60 A e va bene. Ci sono anche degli shunt che si trovano sul mercato asiatico da 75 A, 75 mV e anche quello va bene, ma non possiamo prendere per esempio uno shunt da 40 A con 60 mV, sicché a questo punto se prendete uno shunt da 20 A con una scala di 60 mV non va bene. Dovete prenderlo per avere un millivolts ampere, dovete prendere che la scala sia consona a quello che volete fare, sicché ripeto, in questo caso 60 ampere di shunt con 60 mV che fornisce una tensione di 60 mV con una corrente di 60 ampere, oppure ripeto, sul mercato cinese si trova degli shunt da 75 ampere 75 mV, perché loro usano di solito gli strumenti che hanno loro, se guardate, sono tutti 75 mV fondo scala, e anche lo shunt praticamente è nato a 75 mV. Tutto qui. Allora io per ora vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale così il canale cresce. Grazie a tutti, statemi bene e alla prossima!